Ultime arance dell'anno. Allora, siamo ai primi di aprile. La stagione di pascolo quest'anno inizia un po' a rilento rispetto all'anno scorso. In realtà noi già dai primi di marzo che usciamo fuori con le vacche a mangiare, però siamo ai primi di aprile, ancora c'è brina per terra la mattina, quindi è un pascolo diciamo più ridotto come orario e anche come appezzamenti, non stiamo ancora spingendoci troppo lontano dalla cascina, quindi diamo ancora una forcata di fieno alla mattina alle mucche. Appena l'hanno finita, verso metà mattinata, le tiriamo fuori. Abbiamo iniziato a gestire le nostre aree di pascolo in modo completamente diverso rispetto agli anni scorsi. Oggi ve lo faccio vedere. In realtà sono cambiate tantissime cose rispetto anche all'anno scorso, anche sulla gestione dei vitelli. Da quest'anno non ci fidiamo più a mandare i vitelli fuori al pascolo insieme alle mucche. Ci sono troppi lupi. Solo ieri la fototrappola ne ha filmato un altro qua vicino. Se dovessimo mettere i vitelli fuori, piccoli come sono, rischiamo che ce li uccidano troppo facilmente. Allora i vitelli stanno a casa, noi li mettiamo comunque fuori, abbiamo comunque dei recinti nei quali piano piano cominceranno anche loro a pascolare, a mangiare erba. Adesso sono ancora proprio piccoli, però man mano che crescono mangeranno erba anche loro, ma molto vicino a casa, con i nostri cani sempre vicini, perché non ci fidiamo più a mandarli fuori. E per cui in base a questa decisione cambia proprio la gestione dei vitelli. Come avete visto, li allattiamo noi, mungiamo le madri e gli diamo noi il latte ai vitelli. Questo per due motivi in realtà, non solo per il fatto che poi dopo loro non vadano al pascolo, ma in realtà stanno molto meglio. Questa è una cosa che anche noi non credevamo. Gli anni scorsi abbiamo lasciato i vitelli a puppare direttamente sotto le madri, ma era una gestione veramente assurda. Cioè una mucca oggi ha 3-4 volte in più il latte che è necessario per un vitello, e lui succhia in maniera irregolare, oltre che gli taglia tutto il capezzolo e poi tu a mungere il resto non riesci perché gli fa male. Mungendo irregolarmente capitavano mastiti, capitava che la mammella non veniva svuotata in maniera accurata. Insomma, questa gestione qua ci piace molto di più. Quindi il vitello riceve la sua dose di latte perfetta, cresce perfettamente, succhia tutti i giorni la stessa quantità di latte, e la mucca ha la mammella super sana, super pulita. Siamo noi che la monitoriamo quotidianamente, che la puliamo, che la massaggiamo, evitiamo tutti i tipi di mastite. È veramente una gestione che ci piace molto di più questa, e stanno benissimo tutti quanti. Devo dire, le mucche erano anche molto più agitate coi vitelli sotto, più nervose, invece così vanno al pascolo, sono serene. I vitelli stanno tra piccoli e se la smazzano tra di loro, giocano tra di loro, e quindi siamo molto più contenti di questa gestione fatta in questo modo. Avete visto una novità, che è una mungitrice. Siamo stati costretti a inserirla, non avremmo voluto, perché mungere a mano per me veramente è una meditazione quasi, non so, è una roba che crea anche un legame con l'animale, è una cosa che veramente è qualcosa di molto profondo, il mungere a mano, e solo chi lo ha provato può capire cosa si sente a stare lì vicino all'animale, a sentire il suo calore e a entrargli in contatto con lei attraverso la mammella. È una cosa veramente molto intima con l'animale, che continuo a fare, in realtà continuo a fare quando e dove posso, ma per una delle nostre vacche in particolare, con Nadej, l'ultima arrivata, è stato necessario inserire questa mungitrice perché ha dei capezzoli molto piccoli, e praticamente subito nei giorni dopo il parto la mammella era talmente grande che questi capezzoli erano veramente duri e piccolini, cosa che era quasi impossibile da mungere a mano. Allora è stato necessario avere il supporto di una mungitrice per riuscire ad asciugarla bene, perfettamente, così che non avesse problemi. E allora, di già che ce l'abbiamo, a volte la usiamo anche per le altre, nonostante che comunque io qualcosa continuo a mungerlo a mano. Ok, adesso le facciamo uscire, le mandiamo al pascolo, staranno fuori fino a stasera, quando poi rientreranno in stalla per essere munte la seconda volta.
Oppa, dai Ale. Una cosa che ci tenevo a farvi vedere e che mi sto trovando veramente bene, che è una figata, è questa idropulitrice, perché io riesco a usare questa idropulitrice senza l'allaccio alla corrente e senza l'acqua corrente, perché oltre che lei è a batterie, io riesco a utilizzare tutta acqua di recupero, cioè tutta l'acqua di recupero della casa noi a secchi la portiamo nella stalla, la mettiamo in questo bidone. L'idropulitrice ha una sua pompa che pesca, che può pescare anche da una fonte d'acqua diciamo accumulata e non solo dalla... noi qui ce l'abbiamo l'allaccio dell'acqua dell'impianto dell'acquedotto, però questa idropulitrice pesca da questo bidone, quindi noi tutte le acque di scarico, di discarto della casa le utilizziamo per lavare la stalla. E lei, essendo a batteria, non ho neanche bisogno di allacciarla alla corrente elettrica. Queste batterie io le carico col sole, figata assurda.
Ho cagliato adesso il latte, quindi aspetto che sia pronta la cagliata per fare il primo taglio. Ieri siamo andati all'uliveto, quindi oggi nella caldaia ho 60 litri di latte da lavorare. Quando andiamo all'uliveto tengo il latte e poi lo lavoro il giorno dopo. Questo latte, adesso che le vacche hanno incominciato a pascolare, è veramente super buonissimo. È molto più grasso, quindi alla mattina lo spanno, tolgo tantissima panna con cui faccio il burro, e il latte è veramente buono. È buono sempre, anche quando mangiano fieno, però uscendo al pascolo è più giallo, è più ricco, quindi anche il formaggio viene più buono. Quest'anno abbiamo cambiato un pochino la gestione dei pascoli, stiamo cercando il modo migliore per gestire i pascoli che abbiamo, perché possono magari anche fare 2 passaggi, perché non mangino mai troppo, quindi l'erba non vada mai troppo giù, perché possano mangiarla sempre quando è nutriente. Quest'anno abbiamo deciso di dividergli il pascolo a parcelle. È diverso dall'anno scorso, perché l'anno scorso facevamo un po' alla piemontese, cioè il pascolo glielo davamo un pezzo per volta, però poi il pezzo precedente loro ce l'avevano sempre a disposizione, quindi noi lo allargavamo solo di volta in volta e poi alla fine avevano tutto il pascolo a disposizione. In questa maniera però i pezzi che avevano già mangiato continuavano a mangiarli, l'erba non ricresceva mai e rimaneva sempre rasa. Quest'anno invece dividiamo il pascolo a parcelle, mangiano una parcella, una volta finita la parcella viene chiusa e si spostano in un'altra parcella, così in quella precedente l'erba può ricrescere, c'è un attimo in cui il pascolo riposa e si riesce a sfruttare meglio, secondo noi. Sicuramente in tantissimi posti fanno già così, per noi è il primo anno, vediamo come va. Sicuramente siamo partiti molto presto, perché adesso siamo appena a inizio aprile e le nostre vacche pascolano tranquillamente fino a settembre-ottobre, e in più in questo periodo fa ancora fresco, quindi l'erba non secca ma cresce bene. Sotto è molto umido perché è venuta tanta acqua e quindi siamo fiduciosi che sia un buon metodo e di poterle far ripassare nella stessa parcella anche 2 o 3 volte, ma vedremo andando avanti. Qui si vede bene che sono nella prima parcella che gli abbiamo fatto. La parcella è abbastanza grande perché quest'anno sono in 4 a mangiare. Poi questa parcella, una volta finita, rimarrà chiusa, ne creeremo un'altra di fianco dove verranno spostate e così via fino alla fine. E poi, finita l'ultima parcella laggiù, si ritornerà sulla prima, dove nel frattempo speriamo che sia ricresciuta erba. Poi di tutto questo appezzamento qua faremo circa 4 parcelle e abbiamo altri pascoli, un altro in particolare che è grande come questo in cui faremo la stessa cosa, e poi gli altri sono appezzamenti dove facciamo fieno, quindi si farà il primo taglio di fieno e dopo si farà la stessa cosa anche in quegli appezzamenti lì. In questa maniera cerchiamo di portare le vacche al pascolo fino a quando comincia a gelare o comunque fino a quando nevica, il più avanti possibile, almeno fino a ottobre-novembre. Questo è il periodo dei denti di leone. Denti di leone,
No, che in piemontese si dice gira su. Tutti i prati di tutta la collina, qui anche andare su, di tutta questa area geografica, in questi giorni sono completamente gialli, perché c'è la fioritura del dente di leone. Poi adesso ci sono anche i ciliegi fioriti, il prugnolo che comincia a fiorire, il salice, ci sono le prime foglioline degli alberi che cominciano a vedersi le prime foglioline verdi, l'acero fiorito, proprio è uno dei momenti più belli dell'anno. Come bene? Vai bene, dai Ale. Urca su scauda, Picchia. Sole di aprile, i primi soli, urca se picchiano, Allora, tappo a ristoro, sono circa le 4 del pomeriggio, in quel pascolo lì non hanno accesso all'acqua diretto, quindi mangiano fino a quest'ora, poi le portiamo giù vicino a casa, bevono abbondantemente e poi girano ancora qua intorno a casa fino a che non le rimettiamo in stalla per l'ora di mungere. Questo pezzo in cui sono adesso, dove abbiamo mandato le mucche dopo che hanno bevuto, era un gerbido. Prima che Leo ci mettesse le mani era praticamente tutto coperto di rovi. Adesso vi faccio vedere com'è oggi. Oggi è un bel praticello. Ed è molto interessante questo pezzo qui perché è praticamente attaccato al fiume e quindi è molto umido e l'erba cresce continuamente. Difatti noi lo utilizziamo un po' così come sosta, diciamo, per le mucche dopo aver bevuto prima di rientrare in stalla. Loro hanno già mangiato il loro pasto principale negli altri pascoli, poi bevono e poi vengono qui, magari pitulano ancora qualcosa, mangiucchiano ancora qualcosa e poi quando è ora vengono in stalla per la mungitura. Nonostante che le mucche praticamente le mettiamo qui, non tutti i giorni, però quasi, e non facciamo nessun tipo di parcella o di razionamento del pascolo, qui l'erba cresce sempre, quindi loro hanno sempre qualcosa da mangiare.
Adesso voi le vedete da lontano, ma hanno già dei pancioni giganti, hanno mangiato bene oggi. Boh, adesso io torno a casa, c'ho ancora da fare un po' di lavoro nel caseificio, lavare dei formaggi e sistemare un po', e magari faremo un video per farvi vedere il caseificio come oggi dopo tutti i lavori, e la cella di stagionatura con tutti i formaggi dentro, eccetera. E boh.